Quando sei alla ricerca di cieli stellati meravigliosi, di deserti sconfinati che si immergono nell'Oceano Atlantico e di una natura selvaggia ricca di splendidi animali, allora il posto che stai cercando è la Namibia. Ciao a tutti ragazzi, sono Matteo e benvenuti nel mio canale in cui vi racconto tante curiosità e consigli per organizzare i vostri viaggi fai da te e portarvi alla scoperta del mondo. Prima di iniziare, se sei anche tu un appassionato di questo tipo di viaggio, ti invito ad iscriverti al canale YouTube e ad attivare le notifiche. Come ben sapete, ogni viaggio richiede organizzazione e ne richiede ancora di più se tu, come me, organizzi i tuoi viaggi in autonomia. Oggi voglio darvi alcuni consigli pratici per organizzare il vostro personale viaggio in Namibia. Sfatiamo subito un mito per chi si approccia per la prima volta ad un viaggio in Africa. L'Africa è cara, talvolta molto cara, almeno se aspiri ad un buon standard qualitativo di comfort. Mi spiego meglio. Facendo un discorso più generale, le strutture ricettive in Africa, almeno per come le intendiamo noi, sono poche e quelle poche si fanno pagare molto. I motivi sono sostanzialmente due. Il primo, come già detto, è la scarsità d'offerta. Il secondo è un motivo più oggettivo. Banalmente le infrastrutture, strade, ferrovie e aeroporti, nel continente africano non sono così sviluppate come nei paesi ricchi. Pertanto trasportare merci e beni costa molto di più. Tuttavia, viaggiare in Namibia, se lo si guarda da un'altra prospettiva, può risultare addirittura più economico di altri paesi africani. Infatti, pensare ad un viaggio da backpacker in sicurezza qui è possibile. In questo modo si possono ridurre drasticamente i costi legati agli alloggi. Ad oggi esistono due modi per raggiungere l'aeroporto internazionale di Windhoek. Il primo è con voli che fanno scalo in Sudafrica, generalmente a Johannesburg. Il secondo e unico che parte dall'Europa parte da Francoforte. In tutti i casi, come già detto, l'aeroporto internazionale è quello di Windhoek, da cui potrete iniziare e concludere il vostro viaggio. Avete due opzioni per muovervi all'interno del paese: noleggiare una macchina e mettervi alla guida o noleggiare con conducente. Ovviamente la seconda opzione è la più costosa, ma la più sicura, poiché strade impervie e sterrate sono all'ordine del giorno. Inoltre, in un paese così poco densamente abitato, in caso di incidente i soccorsi impiegherebbero tempi molto lunghi per raggiungervi. Tuttavia, se siete persone che amano l'avventura, guidare in autonomia non vi spaventerà. Potete pensare di noleggiare l'auto e guidare solo per i lunghi spostamenti sulle arterie principali e usufruire dei tour privati con guidatore solo una volta arrivati a destinazione, come nel caso dei safari nei parchi nazionali. A mio parere i safari sono i principali motivi per cui visitare la Namibia. L'Etosha National Park è uno dei principali più interessanti e ricchi di fauna all'interno del paese. Da solo ospita 4 dei cosiddetti Big Five: il leone, l'elefante, il rinoceronte e il leopardo. Mentre il bufalo lo potrai vedere solo se ti spingerai fino all'unica zona subtropicale del paese, ovvero nel dito di Caprivi a nord-est della Namibia. Nella regione del Damaraland è particolarmente affascinante andare alla ricerca di leoni ed elefanti del deserto con escursioni magnifiche in 4x4. Anche i safari acquatici sono estremamente interessanti. Sull'Okavango vengono organizzati dei tour in barca per raggiungere tutti quegli animali che vivono lungo le sponde del fiume. La gran parte del territorio namibiano è ricoperto da distese aride. Le due principali sono il Kalahari, che si trova ad est del paese, e il deserto del Namib, che invece si sviluppa lungo tutta la fascia costiera dell'Oceano Atlantico. Il Kalahari, seppure sia un territorio desertico, è ricoperto da arbusti e di alberi di piccole e medie dimensioni, e talvolta anche da distese di steppe aride. Ospita inoltre una florida fauna selvatica e numerose riserve naturali. Il deserto del Namib è invece molto più vicino all'immaginario comune che abbiamo di deserto, ovvero caratterizzato da grandi dune di sabbia dai colori mozzafiato. All'interno di questo deserto potete osservare il Dead Vlei, una depressione costituita da un suolo di sabbia bianca da cui si ergono numerosi tronchi di alberi da cacciamorti, ma anche la Duna 45, che è uno dei luoghi più fotografati dell'intero paese. Anche nel deserto del Namib non mancano gli animali, anzi è affascinante notare come esistano delle specie endemiche, ovvero delle specie animali che hanno sviluppato delle caratteristiche peculiari che gli permettono di vivere esclusivamente in quel posto. Si possono trovare piccoli rettili, piccoli mammiferi, orici e addirittura anche elefanti. La Namibia è un paese da osservare ma anche da vivere. Oltre ai già citati safari, alle gite sulle dune in 4x4, non potete perdervi alcune visite come quelle a Kolmanskop, una vecchia area mineraria abbandonata dai tedeschi all'inizio del Novecento e nella quale la sabbia ha invaso le abitazioni. Obbligatorio conoscere poi i villaggi Imba nella città di Opuwo. Gli Imba sono una popolazione locale famosa per ricoprire pelle
e capelli con una sostanza arancio chiamata otiize. Le donne vestono con dei gonnellini in pelle, lasciando nudi i seni. Un'altra attività da fare è il sandboarding sulle dune più belle e spettacolari, o anche il classico giro in quad. Insomma, di attività all'aria aperta in Namibia avete solo l'imbarazzo della scelta. Il periodo migliore per un viaggio in Namibia va da marzo a novembre. Inutile dire che essendo uno dei paesi più aridi del mondo, è molto caldo, eccezione fatta per giugno, luglio e agosto, quando le temperature sono leggermente più fresche. Come tutti i luoghi prevalentemente desertici, l'escursione termica tra giorno e notte è molto accentuata. Se durante il giorno infatti potete vestirvi leggeri, pur sempre portando attenzione al coprirvi dal sole durante le ore più calde, di sera la questione si capovolge e durante il loro inverno le temperature possono arrivare al di sotto dello zero. Portarsi pertanto un giaccone pesante per non farsi trovare impreparati. Ultima nota, non andare tra dicembre e febbraio. Le temperature sono davvero alte. A questa domanda non c'è una sola risposta. Ovviamente dipende dal tipo di viaggio che volete fare. Per dare delle linee guida, Booking e Airbnb funzionano esattamente come qui. La Namibia offre di tutto: hotel, appartamenti, lodge, campeggi. Il mio consiglio è di destinare la maggior parte dei soldi degli alloggi verso i lodge nelle aree naturalistiche, andando a risparmiare quando l'offerta delle strutture è maggiore, come nel caso delle città. Con pochi euro infatti si possono prenotare appartamenti davvero molto carini. L'unico punto che mi sento di fare è quello di prenotare per tempo per non rischiare che i posti delle strutture finiscano. La Namibia non è un paese ideale per vegetariani. In compenso preparatevi a mangiare tantissimi tipi di carne, dai più comuni come il pollo e il manzo, fino alla selvaggina locale come antilopi e coccodrilli. Se volete provare qualcosa al di fuori dell'ordinario potete assaggiare vermi e lombrichi fritti. Nelle città e negli hotel più grandi trovate la classica cucina internazionale e anche la cucina tedesca. Potrete quindi gustarvi un piatto di salsiccia accompagnato da un'ottima birra locale. Questi sono i principali consigli che mi sento di darvi per approcciare ad un viaggio in Namibia. Se avete curiosità o domande, fatemelo sapere nei commenti. Se invece siete già stati in Namibia e volete condividere la vostra esperienza, vi invito a creare un'area di discussione qua sotto. Se il video ti è stato utile, ti chiedo di aiutarmi a diffonderlo, di mettere un like e di iscriverti al canale YouTube. Per oggi è tutto, ci vediamo nel prossimo video.